Buongiorno e bentornati da Gianluca, il vostro produttore di fiducia. In questo video vi voglio parlare della questione dell'allegagione dei frutti nell'anguria nel periodo estivo, perché ci sono delle differenze ovviamente in base ai vari periodi climatici. Magari in estate abbiamo a che fare con temperature, possiamo avere a che fare con temperature anche un po' estreme, forse troppo alte, anche se l'anguria è una pianta, fa parte dei cucurbitacei che ama il caldo e il sole, però quando è troppo anche per queste piante. Per avere una buona allegagione dei frutti, quindi per avere un'ottima fruttificazione e quindi poi ambire a un raccolto non solo buono a livello di qualità dei frutti, ma anche come quantità, ecco, di frutti di raccolto, bisogna applicare una tecnica particolare che noi la chiamiamo così in gergo, diciamo, dobbiamo fare soffrire un po' le nostre piante nel momento giusto. Soffrire di cosa? Dobbiamo fornire un po' meno irrigazione del solito. Ora, questa pratica si applica in diversi tipi, proprio tipologia, anche che so, nel pomodoro, nella melanzana, il peperone, la zucca. Nel caso specifico dell'anguria e nel periodo estivo, ovviamente stiamo parlando, bisogna cercare di fare arrivare a un certo livello di vegetazione le nostre piante e anche di crescita proprio. Come sappiamo, questo tipo di piante crescono velocemente, magari nella fase iniziale, quando si ambientano nel terreno, vanno più lente, poi a un certo punto, quando si piegano nel terreno, ecco, uso sempre termini che utilizziamo noi in gergo, fanno uno scatto, no? Quindi crescono abbondantemente in lunghezza nella maggior parte dei casi. Non sono piante che fanno fusti importanti, molto grossi, e deve essere così perché noi dobbiamo pensare ai frutti. La salute delle nostre piante lo vediamo dal colore magari della foglia. Ecco, nel periodo estivo è importante farle crescere, quindi non preoccupiamoci se la nostra pianta magari ha delle diramazioni lunghe 1 metro o più e ancora non vediamo frutti. Ecco, non bisogna preoccuparsi, anzi dobbiamo cercare di concimare e irrigare anche in maniera abbastanza abbondante fino a quando non vedremo appunto risultati buoni a livello di vegetazione, quindi foglie belle verdi e aperte, grandi. A un certo punto inizieranno le fioriture, quelle cosiddette il fiore maschio, insomma, come diciamo sempre noi, così, con un linguaggio molto povero. Ecco, se abbiamo tutti questi presupposti, possiamo iniziare a mandare un po' in stress la nostra pianta a livello idrico, quindi irrigare meno. Cosa vuol dire? Se abbiamo un impianto a goccia, normalmente in base alle temperature appunto alte, adesso come vedete dalle immagini siamo in pieno luglio e il nostro campo è molto verde, è pieno di vegetazione, noi abbiamo già superato questa fase. Quindi dobbiamo diminuire l'irrigazione e magari la nostra pianta, a causa appunto delle temperature alte, della esposizione alla luce solare, le giornate le ore di luce sono molte, sono lunghe, potrebbe anche un po' afflosciarsi, come si dice, no? Quindi potremmo vedere le foglie un po' scendere verso il basso. Ovviamente non dobbiamo mai esagerare con questa sofferenza, perché potremmo fare danni, quindi il consiglio è di mantenere l'umidità, magari con un quarto d'ora d'acqua. Ecco, se nei giorni più caldi si potrebbe fare un'irrigazione 2 volte al giorno invece che anziché una, quindi magari al mattino diamo il nostro quarto d'ora d'acqua e in tarda serata ne diamo altri 10 minuti per mantenere, ecco, il terreno un po' più fresco, rivitalizzare un po' le radici fornendo dell'acqua fresca. Sì, è così alla fine. Non è
non è molto complicato questa cosa, però bisogna capire, ecco, voglio mettervi in condizione di capire come agire. Non c'è una regola fissa, poiché in base alle condizioni in cui vi trovate voi cambia molto. Ecco, la prima variabile da considerare è il tipo di terreno. Ovviamente ci sono terreni che mantengono di più l'umidità e terreni molto più, se vogliamo, drenanti, che quindi asciugano di più, soprattutto se oltre al caldo e al sole abbiamo il vento che va ad asciugare in poche ore, diciamo, o addirittura minuti. Comunque va a asciugare la parte superficiale del nostro terreno e quindi la pianta soffre troppo. Dobbiamo un po' correre ai ripari, come sempre bisogna prevenire. Quindi in questo tipo di coltivazione forse più rispetto ad altre è importante la pacciamatura, quindi pacciamare il terreno, anche la famosa pacciamatura a striscia di cui abbiamo parlato e ho consigliato spesso, può essere un aiuto veramente importante, poiché mantiene sempre un certo livello di umidità, va bene? Questo. Poi quanto deve durare questo stress? Sicuramente se la pianta, appunto, partiamo da una pianta molto vigorosa, la possiamo lasciare in questa condizione, diciamo, frenata anche per un paio di giorni, addirittura 3. Va bene? Se il caldo è troppo forte possiamo fare anche delle pause, degli intervalli, quindi magari un giorno forniamo veramente poca acqua, il giorno successivo, se vediamo che la pianta sta soffrendo troppo, che addirittura potrebbe quasi disseccare ma comunque avere dei danni grossi a livello vegetativo, il giorno seguente magari irrighiamo con la solita quantità d'acqua per continuare così. Magari 2-3 di questi intervalli possono dare risultati molto buoni a livello di fioriture. Ecco, magari eravamo preoccupati perché la nostra pianta era molto grande e aveva poche fioriture. Ecco che se andiamo a fare questa piccola pratica, applicare questa pratica, vedremo tante fioriture. All'inizio magari appunto i cosiddetti fiori maschi, ma poi usciranno anche le fioriture, quelle femmine. Queste famose fioriture sono quelle che diventeranno poi il frutto, quindi l'anguria. Infatti sono delle fioriture che già hanno la forma appunto a noce che darà, quando allegherà, darà il frutto. Come procedere? È inutile ovviamente prolungare troppo lo stress in base al clima, perché siamo molto legati in agricoltura, in campagna, ecco, siamo molto legati alla questione climatica. Ecco, la natura ovviamente fa e disfa tutto, quindi potrebbero esserci condizioni troppo avverse, quindi troppo caldo, o caldo secco, ecco, che va a rovinare, proprio a rendere poco fertili o addirittura infertili le nostre fioriture. Oppure potrebbe esserci un clima troppo umido e con poco sole. Anche quello non è l'ideale, ecco, per l'allegagione, perché la pianta potrebbe pensare solo, ecco, a crescere a livello di foglia, insomma, quindi fare tanto fogliame e poco frutto. Quando noi vediamo che a un certo punto, grazie all'azione ovviamente degli insetti impollinatori, quali le api, anche le normalissime api da miele, già vanno benissimo per questo tipo di coltivazione, che si spera ci siano così presenti nell'ambiente, nella nostra zona, grazie all'impollinazione naturale inizieranno a ingrandirsi. Quindi quando allegheranno i frutti si ingrandiranno. Noi cosa dobbiamo fare? Sicuramente non dobbiamo tornare subito quando vediamo magari che il nostro frutto da una piccola noce diventa quanto una palla da biliardo. Non dobbiamo subito esagerare con l'irrigazione, poiché potrebbe anche accadere che la pianta di nuovo torna, ecco, ad essere troppo vigorosa e lascia i frutti. Quindi potrebbe anche lasciare i frutti. Questo tipo di fenomeno nei cucurbitacei,
così, come l'anguria, il melone, anche la zucca, quindi che fanno il frutto che poi va a maturare, è un fenomeno comune, quindi non dobbiamo preoccuparci se qualche pianta o anche nella stessa pianta uno o due frutti prima allegano e poi vengono lasciati dalla pianta, se vogliamo, quindi addirittura potrebbe essere abbastanza grossi e poi ingiallire o addirittura essere risucchiati come qualcuno ha commentato anche nel gruppo. Io saluto a tutti quelli che mi seguono, i bravi picciotti produttivi, e anzi invito anche voi a seguire il canale. Siamo nei vari social, troverete gruppo su Facebook, siamo su Instagram, Telegram, chi più ne ha più ne mette. Quindi aspettare qualche giorno, solitamente l'intervallo di tempo da quando iniziamo a vedere le fioriture, quelle fertili, quelle che daranno frutto, fino a quando dobbiamo riprendere a fornire acqua, anzi addirittura poi bisogna irrigare di più, perché una volta che il frutto si inizia a formarsi e quindi deve ingrossare, poi bisogna dare più irrigazione e ovviamente anche sarebbe opportuno fertirrigare. Anche se abbiamo fatto una buona concimazione di fondo, spesso con questo tipo di coltivazioni non è sufficiente. Poiché sono delle piante mangione, come ho sempre detto, quindi magari hanno bisogno di essere alimentate poco però costantemente, ma questo lo vedremo magari più avanti. Il discorso qual è? Che bisogna gradualmente aumentare la quantità di irrigazione, quindi magari per questi primi 2-3 giorni ne diamo veramente poca, però dobbiamo fornirla, non si può lasciare completamente a secco come invece accade nelle coltivazioni magari nei periodi più miti, ma di questo ne abbiamo parlato. Infatti se andate a vedere c'è la playlist dedicata alla coltivazione di anguria e melone, le ho messe assieme, ecco, ve lo dico perché condividono molte cose, ecco, hanno molte cose in comune questo tipo di coltivazione. Già che ci sono, vi dico che il melone ha bisogno anche di questo stress idrico per allegare bene tanti frutti, soprattutto, se no potrebbe allegare pochi frutti e insomma il melone non raggiunge pezzature molto grosse, quindi se fa pochi frutti avremo un raccolto scarso. Quindi stavo dicendo, riprendere lentamente ad aumentare entro 5 giorni, massimo una settimana, aumentare e ritornare alle quantità di irrigazione che davamo in precedenza. Quindi stavamo dicendo, se prima davamo un'ora d'acqua, tagliare e darne 10 minuti, un quarto d'ora, dopo 2-3 giorni aumentare, magari ne diamo 20 minuti, poi 25, fino ad arrivare di nuovo alla nostra ora giornaliera. Parliamo se in luglio o comunque in piena estate, periodi molto caldi, non sono quantità di acqua eccessive per questo tipo di piante che assorbono tanto. Poi cosa succede? Quando il frutto ormai è sulla giusta, i frutti si spera, perché solitamente le angurie fanno almeno 2 mani, ok, di frutti, però la cosa importante, che anche questa vale per molti tipi di coltivazione, è che noi dobbiamo fare, scusate c'è una formica che mi sta divorando, stavo dicendo, la cosa importante è far allegare bene la prima mano di frutti, perché mettiamo in condizione la pianta, comunque appunto la pianta una volta che avrà dei frutti inizia ad avere un certo peso addosso, sempre utilizzando questi termini da contadino, e tenderà a fruttificare bene, quindi non ci sarà bisogno per la seconda mano di portarla in stress idrico. Da questo punto in poi dobbiamo pensare a fare ingrandire i nostri frutti, quindi la nostra priorità saranno i frutti, la pianta si autodeterminerà di conseguenza. Ecco, in molti mi parlano di cimatura. Nell'anguria la cimatura non è assolutamente necessaria, anzi direi che non è affatto necessaria. Una volta che noi facciamo allegare bene i primi frutti, e sto parlando di anguria, mini anguria, midi anguria, vale per tutte, la cosa importante è che dobbiamo cercare di fare allegare bene già i primi frutti, ok, utili, perché più vicini sono al fusto, più
si ingrandiranno questi frutti. E nell'anguria, soprattutto se facciamo l'anguria quella grande, capiamo che è una cosa fondamentale. Poi potrebbero nel frattempo, ecco, la pianta potrebbe perdere altri frutti, magari non è detto che farà ecco, le angurie una dopo l'altra, va bene, potrebbe perdere una o due fioriture e poi alla terza fare un altro frutto, quindi la famosa seconda mano. Cosa succede? Perché nel frattempo che noi abbiamo il primo frutto che si sta ingrandendo, gli altri uno o due potremmo perderli per l'eccessiva quantità di acqua. Poi a un certo punto, quando la pianta appunto inizia a sentire il peso dei frutti che ingrossano, inizia a dare lei stessa questa sofferenza nelle parti più apicali, no? Quindi nelle parti più estreme delle sue diramazioni, e quindi allegheranno benissimo ugualmente i frutti, però ecco, a una certa distanza temporale. E cosa accadrà poi nel futuro, si spera in un futuro roseo, che magari raccoglieremo noi la prima mano quando saranno i frutti maturi, e dopo un po', quello che può essere 10 giorni, 15 giorni, una settimana, in base al periodo, in base alla varietà specifica che state facendo. Ovviamente le variabili sono sempre tante, in base anche alle concimazioni che date, avremo una seconda mano che inizierà, magari avrà uno scatto di crescita a livello di frutto quando raccoglieremo, e poi rapidamente andrà in maturazione. Sicuramente il comportamento della seconda mano sarà diverso, però andiamo a capire che in una prima mano una pianta di anguria potrebbe allegare da 2, 3 fino a 4 frutti. Ad esempio non ci possiamo aspettare 10 angurie in una pianta, perché sarebbe, però ci sono angurie che raggiungono vabbè, ormai c'è di tutto, ci sono angurie che si possono fare dai 10 kg ai 20 kg, quindi già con 2 frutti una pianta potrebbe fare 40-50 kg di produzione. Voglio dire, non è poco. Magari le mini angurie ovviamente è molto meno, le medie è una via di mezzo, e poi avere un'altra raccolta della seconda mano che potrebbe essere anche intorno dal 60 all'80% come quantità a livello di peso, e addirittura potremmo avere un aumento della qualità, sempre se applichiamo delle buone pratiche agricole. Ecco, questo è un discorso che noi abbiamo fatto spesso nel canale. Se seguite il canale sapete che bisogna mantenere un certo equilibrio sia a livello di terreno. Non possiamo pensare che il terreno lo arricchiamo, ecco, facciamo massa di concime così un po' a caso, e poi le nostre piante cresceranno come per magia. Bisogna seguire delle buone pratiche agricole, appunto dicevo, bisogna mantenere le piante sempre in grado di, ecco, autodifendersi un po', sia da tutte le avversità, sia quelle malattie che possono essere radicali o fogliari, e appunto anche essere in grado di reagire bene in generale. Questo è il discorso: la pianta deve essere messa in condizione di reagire bene a tutti gli stress che ci sono, e non sempre avere delle piante molto vigorose. Ecco perché dicevo questo all'inizio. Ora ci sono anche le mosche che partecipano, ve le presento, che bello. Perché dicevo questo? In molti pensano che dare tanto concime, tanta acqua basta per avere ottimi risultati, ma non è così, e in molti lo hanno visto con l'esperienza. Non posso registrare più, che cavolo. Con l'esperienza in molti hanno visto che magari vale per tutte le coltivazioni, si possono avere delle piante vigorose, molto belle da vedere, molto importanti, ma poi senza frutto, addirittura non allegano. Quindi in questo caso noi diciamo se ne va tutto a foglia, la pianta pensa solo a crescere a livello vegetativo, magari fa poca radice,
come può accadere in molte coltivazioni sollinacee come il pomodoro, forse uno fra tutti, fa poca radice, molta foglia e quindi i frutti ovviamente saranno poco e niente, potrebbe essere anche completamente improduttiva. Noi non vogliamo questo. E bisogna seguire tutte le varie buone pratiche. Per questo io vi invito a seguire il canale, iscrivetevi, andate a vedere nelle playlist, ci sono gli argomenti separati appunto, e c'è anche il blog dove ci sono molte indicazioni, se vogliamo anche un po' tecniche, quindi delle vere e proprie schede tecniche di come andare a procedere per la preparazione del terreno, per le fertilizazioni. Man mano sto ampliando i contenuti anche del blog. Ci vuole un po' di tempo, mi dovete perdonare, sono solo un umile contadino che cerca di fare divulgazione agricola. Bene, per quanto riguarda il discorso dell'allegagione è questo, non c'è molto altro da aggiungere, solo mi sento di dire, come anticipato, che una volta che abbiamo i frutti che iniziano ad avere una certa pezzatura, poi in pochi giorni possono passare da mezzo chilo a 1,5 kg, 2 kg, come è accaduto nel nostro orto anche quest'anno, quindi bisogna sostenere la pianta, capite? La pianta appunto ha questi frutti, inizia a stancarsi, a tenere questo peso, dobbiamo concimare, magari una concimazione bilanciata in questo caso, quindi NPK con rapporto 1-1-1 va benissimo. Anzi è consigliato sempre nei periodi caldi dare delle concimazioni abbastanza bilanciate. In questo modo la pianta andrà avanti, costruirà foglia, costruirà fusto e alimenterà i frutti. Ovviamente non bisogna esagerare e utilizzare, soprattutto vi consiglio, concimi organici e organico minerali, perché sono più freschi fra virgolette, quindi potremmo avere meno problemi a livello di concentrazione di sali, che con il caldo fa danni in qualche modo o alla radice o addirittura al frutto. Quando sediamo troppo concime e in base al tipo di concime che diamo potremmo rovinare i frutti già prima di entrare nella fase di maturazione. Quindi bisogna alimentare, considerate una quantità adeguata di concime per 1000 metri quadrati, si parla dai 2 ai 4 kg o litri in base al tipo di concime che utilizzate. Ecco, più è alta la temperatura, le temperature massime più sono alte, più dobbiamo diminuire le quantità di concime. Questa è una cosa importante che magari molti non sanno. Ecco, ripeto, ci sono in molti che pensano che più dai meglio è, ma intanto dobbiamo stare attenti per la crisi che c'è e dobbiamo andare a vedere anche il tipo di concime che andiamo a dare. Mi raccomando, non date concimi troppo sbilanciati verso un elemento, perché non saranno adeguati, soprattutto, ripeto, in questo periodo, nel periodo estivo. Per chi fa la fertilizazione e l'irrigazione manualmente, non è facile determinare la quantità di litri di acqua che bisogna dare a una pianta, però possiamo capire facilmente che quando dobbiamo dare poca acqua nella fase di allegagione, quindi per favorire questa fase, come abbiamo detto, per insomma mantenere questa piccola sofferenza delle piante, già mezzo litro, quando fa caldo, mezzo litro a pianta di anguria, direi che è una quantità giusta. Va bene, sempre dobbiamo vedere il tipo di terreno che avete voi. Poi quando andiamo a dare tanta acqua, ne possiamo dare veramente tanta acqua, parliamo di 5 litri a pianta, benissimo. Ovviamente si spera che siano ben distanziate, e quando andate a irrigare, a bagnare, ecco come si dice, non bagnate tutte le volte il fusto della pianta. Magari, ovviamente è facile capire che le radici del terreno si allargano, no? Quindi non sono
solo sotto il fusto, magari andiamo a bagnare nei pressi del fusto, attorno al fusto ci distanziamo 10, 15, 20 centimetri e dando 5 litri o quando fa caldo potremmo ritornare a irrigare, come dicevo prima, una seconda volta in serata. Magari poi la seconda volta possiamo andare più vicini al fusto, perché è anche vero che non dobbiamo fare riscaldare molto. In caso della pacciamatura effettivamente è un po' più complessa la storia con l'irrigazione manuale, quindi dobbiamo lasciare una buona apertura per fare quindi il foro nella pacciamatura per far uscire il fusto, ecco, per evitare di bagnare e fare magari ristagnare l'acqua sempre lì nello stesso punto accanto al fusto, e quindi per evitare o comunque non creare le condizioni favorevoli ad alcune malattie che potrebbero fare marcire, comunque in qualche modo fare disseccare le nostre piante, e ovviamente non è una cosa buona. E ovviamente, anche se sembra banale, dobbiamo sempre bagnare o irrigare le nostre piante nelle ore più fresche della giornata. Questa è una cosa molto importante, fondamentale. Magari chi è agli inizi, che comunque fa coltivazione, se vogliamo, da zero, magari questa cosa non la sa, ecco. Vi saluto, grazie a tutti, continuate a fare i bravi picciotti e basta, dai, fate tutte le domande che volete nei commenti. Ci vediamo, spero, presto in un altro video, magari senza vento. Mi dispiace, mi scuso, ma qui c'è sempre vento e l'audio viene un po' male sempre. Alla prossima!